Ciao ragazzi, ben ritrovati nella baia, sono Ben, ringrazio Meta per avermi fornito il nuovo visore MetaQuest 3S, del quale vi mostrerò presto un unboxing, recensione e altri contenuti utili, soprattutto per chi è alle prime armi con la VR. Il visore è in viaggio, ci sono stati alcuni problemi con l'invio e purtroppo non posso mostrarvelo adesso, ma vi porto comunque questo video perché ho delle scadenze da rispettare. Quindi vi mostrerò il visore non appena lo riceverò. Intanto con questo video apro una serie di guide che porteranno voi neofiti della VR a scoprire tutto quello che serve sapere per utilizzare i visori al meglio, partendo dalla base fino alle cose più avanzate, per farvi diventare degli esperti di realtà virtuale e mista. Questo è il primo di diversi video che arriveranno, quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere le prossime guide. Intanto, che cos'è questo dispositivo? Questo che vedete è MetaQuest 3, al momento è il visore top di gamma della linea gaming di Meta. È un visore all-in-one, cioè significa che è sia standalone che PC VR. Ma cosa vuol dire standalone? Che funziona senza bisogno di un PC. Dovete pensarlo come una console. Basta accenderlo, scaricare direttamente i giochi anche sul visore e farli partire. Inoltre può funzionare anche come visore PC, collegandolo direttamente tramite cavo o wifi, e vedremo in un prossimo video in che modo, per giocare i giochi di SteamVR oppure dallo store Meta Rift. Vi spiegherò anche la differenza tra giochi standalone e PC VR, ma per adesso andiamo con ordine e vediamo come utilizzare MetaQuest 3 e 3S in standalone, cioè autonomamente senza PC. Cosa vedrete in questo primo video? Partiremo intanto con un visore già configurato, perché la prima configurazione ve la mostrerò non appena riceverò il Quest 3S. Quindi partiremo da come accendere il visore, come indossarlo, come regolare il cinturino e l'IPD, come creare i confini di gioco, alcune avvertenze di sicurezza sull'utilizzo del visore, come proteggerlo da vari tipi di danno. Vedrete come utilizzare i controller nel modo corretto e in sicurezza e altre piccole e semplici operazioni. Non perdiamo altro tempo quindi e partiamo subito. In questo video utilizzerò MetaQuest 3, ma le varie operazioni vanno eseguite allo stesso modo su MetaQuest 3S perché hanno lo stesso sistema operativo e la stessa interfaccia. Vi parlerò invece delle differenze hardware tra i due visori in un video dedicato. Questo è MetaQuest 3, visore VR all-in-one di Meta, disponibile al momento con 512 GB di memoria, lenti pancake, schermo LCD Infinity in 4K, con tracciamento a 6 gradi di libertà autonomo, inside out, grazie ai sensori posti all'esterno del visore e quindi non richiede basi esterne. Il visore viene fornito anche con due controller Touch Plus, carica batterie e una banda elastica per fissarlo sulla testa. Il visore traccia se stesso nello spazio grazie a diverse camere e sensori poste sul bordo esterno inferiore e nella parte anteriore, oltre a un sensore di profondità che consente estrema precisione nel riconoscere l'ambiente reale e gli elementi in esso presenti. Inoltre, le camere frontali vengono utilizzate per il pass-through, ossia la possibilità di vedere l'ambiente reale senza togliere il visore, e per l'uso delle applicazioni in realtà mista. Sul corpo del visore sono presenti anche alcuni tasti e una rotella. Questo è il tasto di accensione. Qui troviamo i tasti volume più e meno, e questa è la rotella che serve per la regolazione dell'IPD, ossia la distanza tra le lenti che deve corrispondere alla distanza tra le pupille dell'utente per una messa a fuoco ottimale. Su Quest 3 abbiamo una regolazione fluida da 58 a 72 mm, mentre su Quest 3S abbiamo 3 posizioni fisse che coprono 3 serie di range. In un prossimo video vi spiegherò come misurare il vostro IPD in maniera facile e precisa, senza doversi recare dall'ottico o usare strumenti complicati. Per accendere il visore basta premere mezzo secondo il tasto di accensione e in pochi istanti vedrete gli schermi accendersi con il logo Meta. Al primo avvio potrebbe mostrare anche l'icona di un chip con una barra verde che avanza. Significa che sta scaricando e installando un aggiornamento del firmware. Il LED sul lato del visore sarà di colore viola ed è importante non spegnerlo e attendere il completamento. Dopo pochi secondi il visore emette un suono e vi troverete nella vostra home principale, un ambiente virtuale a 360 gradi che è un po' come il desktop del vostro PC. Da questo ambiente sarà possibile avviare giochi e applicazioni
entrare nello store, nei menu, varie impostazioni e molto altro, ma per adesso vediamo qualcosa di semplice ma molto importante: come indossare correttamente il visore. Prendete il visore dalla parte frontale, posizionatelo sul volto e spostatelo leggermente fino a che l'immagine attraverso le lenti non sia nitida e ben visibile. Con queste tre non è difficile trovare il punto di fuoco, grazie alle lenti pancake e all'enorme sweet spot, mentre su queste 3S dovrete trovare la posizione giusta con un po' di attenzione in più, perché le lenti Fresnel offrono uno sweet spot molto più piccolo e il visore deve essere centrato con maggior precisione. Fate anche diverse prove con le 3 diverse posizioni di PD finché non trovate quella che vi offre la visuale più nitida. Su queste 3S potreste notare un lievissimo reticolo sovrapposto all'immagine, che è perfettamente normale. Quello è il cosiddetto effetto zanzariera ed è dato dall'incrocio delle linee orizzontali e verticali dello schermo che formano i singoli pixel, mentre su queste 3 questo effetto è totalmente assente. Altri piccoli effetti che potreste notare sono bagliori o riflessi su elementi luminosi in contrasto con sfondi scuri, e con la coda dell'occhio, oppure spostando solo lo sguardo nella periferia delle lenti, potreste notare una pixelatura dell'immagine. Questo è il foveated rendering, ossia il visore che riduce la visuale nella parte periferica degli schermi per aumentarla invece nella parte centrale. Dopo aver trovato la posizione corretta del visore sulla faccia, stringete il cinturino in modo che resti fisso e fate qualche prova a muovere la testa per verificarne il corretto serraggio. Esistono cinturini più comodi, con o senza batteria aggiuntiva, facili da regolare, ma vi parlerò di questo in video dedicati. A questo punto, con visore fissato sul volto, acceso e regolato, impugnate i controller, d'ora in avanti Touch Plus. Questi rappresentano le vostre mani virtuali e sono indispensabili per usare il controller al pieno delle sue possibilità. È possibile usarlo anche senza, grazie al tracciamento delle mani, ma con alcune limitazioni e vedremo come in un prossimo video. I Touch Plus dispongono di tasti, levette, grilletti e sensori a luce infrarossa che ne consentono il tracciamento. È proprio attraverso questi sensori che vengono visti dal visore, mentre la pressione dei tasti viene comunicata tramite segnali Bluetooth. Attenzione, sia visore che Touch Plus hanno bisogno di luce per funzionare, quindi non è possibile utilizzarli al buio. Ogni controller ha un thumbstick o levetta che può essere spostata in tutte le direzioni e premuta. 2 tasti 1-0, cioè se premuti sono attivi e se rilasciati tornano in posizione neutra. Sul controller destro abbiamo i tasti A e B, mentre su quello sinistro abbiamo X e Y. Sotto la levetta, sul controller destro abbiamo il tasto Meta, mentre su quello sinistro il tasto Menu. Accanto ai tasti c'è una zona libera chiamata Appoggia pollice e dispone di un sensore che riconosce la pressione o il semplice tocco. Anche gli altri tasti e la levetta riconoscono pressione e tocco. Nella parte frontale abbiamo un grilletto capacitivo, cioè riconosce il tocco e la pressione graduale fino alla massima pressione. Anche quello laterale è un grilletto capacitivo, chiamato tasto di presa, perché serve a serrare la mano per prendere qualsiasi oggetto nel mondo virtuale. Il controller col tasto Meta deve essere impugnato con la mano destra, mentre quello col tasto Menu va nella mano sinistra. Non preoccupatevi se siete mancini, perché eventuali necessità per la manipolazione degli oggetti nei giochi o app possono essere cambiate dalle opzioni dell'applicazione stessa. Inoltre ricordate di usare i Touch Plus indossandoli sempre mediante i laccetti in dotazione per assicurarli al polso. Potrete anche utilizzare grip e protezioni aggiuntive da acquistare separatamente. I Touch Plus funzionano a batterie, sono richieste 2 batterie di tipo AA da 1.5 volt, sia che usiate le alcaline sia quelle ricaricabili. Quando sono scariche vi viene notificato tramite un messaggio dal sistema e a quel punto dovrete sostituirle o ricaricarle. Per accedere alle batterie basta premere questo tasto per aprire il vano batteria, rimuovere la pila scarica e inserirne una carica, quindi richiudere lo sportellino. Il click indica la corretta chiusura. Bene, adesso che sapete come utilizzare i Touch Plus, passiamo a un aspetto fondamentale: la creazione dei confini di gioco. Premete il tasto Meta sul controller destro e cliccate sul grilletto sul tasto delle opzioni rapide che si trova qui, sull'orologio. In questa schermata trovate alcune delle funzioni che vengono usate più spesso, tra cui i
confini. Cliccando su confini sarete in grado di creare i vostri confini di gioco. Ci sono alcuni metodi per la creazione automatica sfruttando il sensore, oppure potrete creare dei confini personalizzati. Una volta confermata la scelta potrete muovervi con sicurezza all'interno dell'area che avete creato e avvicinandovi ai confini vi verrà mostrata una griglia, oltre la quale si corre il rischio di urtare oggetti circostanti come mobili, pareti o altro. In ogni caso, uscendo dalla griglia si attiverà automaticamente il pass-through e vedrete il vostro ambiente reale, così da potervi regolare e tornare all'interno dell'area di gioco. Anche Quest 3 funziona a batterie e in base al tipo di utilizzo la durata va dalle 2 ore alle 2 ore e mezzo, con il maggior consumo durante l'uso di applicazioni in mixed reality. Quando la batteria raggiunge il 20% vi viene fornito un primo messaggio, mentre un secondo viene notificato al 10%. Cercate di non portare il visore allo spegnimento e mettetelo sotto carica prima che si spenga. Quest 3 e Quest 3S supportano la ricarica rapida a 45 watt, quindi se avete un caricabatterie con questa funzione potrete ricaricare il visore in minor tempo, ma in genere con il caricabatterie in dotazione da 18 watt una ricarica completa avviene in circa 2 ore e mezza. Per ricaricarlo basta collegare il caricabatterie alla presa di corrente e l'altra estremità alla presa USB-C del visore. Il LED sul lato del visore si accenderà di arancione e diventerà verde al completamento della carica. E infine, ecco alcune avvertenze per evitare di danneggiare il visore. Non utilizzate mai il visore all'esterno o alla luce diretta del sole. Non solo le lenti, se colpite dai raggi solari, brucierebbero lo schermo lasciando delle macchie gialle e arancioni permanenti, ma la luce diretta del sole acceca i sensori del visore, danneggiandoli e impedendogli di tracciare se stesso e i controller. Se indossate occhiali da vista, assicuratevi che durante l'utilizzo le lenti non tocchino quelle del visore, perché graffiereste non solo le lenti del visore ma anche quelle dei vostri occhiali, e quindi suggerisco l'utilizzo di occhiali con dimensioni contenute oppure l'utilizzo di lenti graduate da applicare su quelle del visore che vi consentono di utilizzarlo senza bisogno di occhiali da vista, ma di questo vi parlerò in un video dedicato. Non utilizzate caricabatterie che non siano compatibili con le caratteristiche del visore oppure con le caratteristiche del caricabatterie in dotazione, e infine non utilizzate il visore disattivando i controller di gioco, perché potreste urtare i controller da qualche parte e romperli, o altrimenti urtare voi stessi qualcosa o schiantarvi contro una parete e farvi male. Bene ragazzi, questa era una prima infarinatura generale su come utilizzare Quest 3 e Quest 3S. Vi ho dato le basi su come muovere i primi passi all'interno dell'ambiente virtuale, come utilizzare i controller, come regolare al meglio il visore per avere una visuale ottimale. Il resto delle guide arriveranno nei prossimi giorni, quindi iscrivetevi, attivate le notifiche per i prossimi video. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e un commento. Se volete supportare la baia potete lasciare qualche doblone nel forziere utilizzando il tasto super grazie che trovate sotto al video. Ringrazio ancora Meta per avermi fornito Meta Quest 3S. Non appena lo riceverò vi porterò un unboxing, ma soprattutto la prima configurazione. Se volete acquistare Quest 3 o Quest 3S potete farlo utilizzando i link che trovate in descrizione oppure nel primo commento. Utilizzando questi link per l'acquisto diretto sul sito Meta riceverete anche 30 euro di credito all'attivazione del visore. Compreso nell'acquisto ricevete Batman Arkham Shadow e 3 mesi gratuiti di abbonamento Quest Plus senza obbligo di rinnovo, e in descrizione trovate anche un link a un gruppo Telegram con una lunghissima lista di giochi Meta in sconto. Se il gioco che cercate non è presente in questa lista potete chiedermelo direttamente. Dal Capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia per una prossima avventura. Un saluto marmaglia. Ho ho!